Ora tocca a Cosimo Zigheghimendis e quello che lui oggi ci vorrà Uno raccontare. stato di separazione. Alla fine noi siamo degli esseri frammentati e separati da vari traumi, da vari shock. Dobbiamo curare perlomeno le cose più importanti prima, perché allora accediamo a quella veramente alle potenzialità della mente o non mente. Non è importante sapere da dove viene, è sapere quello che potremmo fare. Abbiamo delle testimonianze? Sì, la seconda è ancora uno stato di dolore, in questo caso è un lutto, una perdita, quindi un lutto è una perdita. Qualsiasi perdita, anche la separazione dal proprio fidanzato è una perdita. È un lutto durato anni in cui questa persona aveva ancora una parte di quel dolore ancora vivo e mi ha incontrato e in 4 sedute anche lei ha stabilito un rapporto completamente diverso con questa persona che in questo caso non c'era più. Allora, l'abbiamo in collegamento telefonico con noi, diamo il benvenuto a Katia, Salve, salve a tutti, sono Katia. Salve a Katia. tutti. Katia, sono Diego Righini, sono il conduttore di Scienza e Lavoro. Qui con noi in studio c'è la dottoressa Bonetti e c'è una persona che lei conosce, che è Cosimo Zigheghimendis. Ecco, Cosimo, ti chiedo sempre sì, di fare la domanda al... buongiorno Katia. Ciao, buongiorno. Ciao. Se vuoi dire a noi qua in trasmissione quello che già mi dicesti come feedback a conclusione del tuo percorso per questa Certamente, perdita, quindi come ti sentivi prima, come vivevi la cosa e che cosa l'ha fatta trasformare e in che cosa si è trasformato, ecco. certamente. Infatti il metodo Deva Work a me è servito per l'elaborazione di un lutto lontano del tempo e pochissime sedute, in realtà 4 sedute, mi hanno permesso di trasformare quella sofferenza che era rimasta e questo è stato molto positivo per me. Ho potuto lasciare andare tutta la parte tragica, tutta la parte drammatica di quell'evento, di quell'esperienza e l'ho potuta trasformare in un'emozione bella. Ho potuto trattenere solo nel ricordo e nel cuore solo l'amore, la parte di sentimento bello di quel vissuto. E quindi in me sono state molto, molto efficaci e positive le sedute. Posso farti una domanda? Se vuoi descrivere brevemente il tipo di dialogo proprio che è avvenuto in una delle tue sedute che io ricordo, quindi quella comunicazione che pensavi che non fosse possibile, che invece nella seduta tu hai vissuto con quella persona. Esattamente, esattamente. È esattamente così, cioè io pensavo di non riuscire a stabilire questo contatto e invece è stato possibile ed è stata proprio un'esperienza, non un ricordo, è stata proprio una seduta di tipo esperienziale, quindi questo secondo me è stato molto efficace, molto Ah, positivo. anche perché non poteva essere un ricordo nel tuo caso, io so perché, ma non voglio dire qualcosa se non lo vuoi dire tu su, in effetti. Se posso lo dico io. Sì, Questo lutto, appunto molto lontano del tempo, un vissuto di oltre 20 anni fa, ha riguardato mia figlia neonata che è mancata a ridosso del parto. E quindi, appunto, era per questo che dicevo, ho potuto trattenere tutto l'amore, tutto il sentimento che c'è stato in quei 9 mesi che ho vissuto con mia figlia. E quindi appunto poi nella seduta è stato possibile ristabilire questo contatto che sì, giustamente non poteva essere un ricordo di vita, ma un ricordo di quella gravidanza, di quel contatto, di quell'unione che c'è stata durante la gravidanza rispetto poi a un distacco così drammatico. cosa hai avuto impressione, cosa hai avuto la tua esperienza, che cosa ricordi, che cosa lei ti ha comunicato? Certo, certo, lei mi ha comunicato di mantenere questo contatto, di Mhm. mantenere questo amore
e di essere consapevole di poterla in realtà ritrovare in questa dimensione in qualunque momento io volessi, in quel tipo di contatto, che era un contatto diverso, un contatto di tipo spirituale, emozionale. Quindi appunto trasformando una perdita fisica in realtà in una non perdita. Esatto. Questo ti ha dato serenità, giusto? Assolutamente, perché in realtà secondo me, io riporto la mia esperienza, riuscire a sciogliere quel blocco è stato benefico per molti altri aspetti del mio modo di approcciare le cose, per molti altri schemi che erano derivati da quel blocco, appunto, che c'era in me rispetto a quel vissuto. Sì, sì, chiaramente io posso comprendere che in realtà poi alla fine, sai, lo schema di vita sembra che rischio di perdere altre cose, quindi di conseguenza si dà troppa importanza, che poi è anche giusto, però dico, perché ci debba essere, lo dico, si dà come unica importanza il collegamento fisico, mentre in realtà poi alla fine le emozioni non sono solo fisiche, ma sono ma sono anche extrafisiche, un po' come ci insegna Ziggy Mendis. Ecco, ti ringraziamo tanto, non ti tratteniamo per altro tempo e ti ringraziamo per la tua testimonianza, che è veramente molto, molto importante, perché poi alla fine è anche da stimolo e guida per tante altre persone, ecco, che poi alla fine in questo momento potrebbero provare le stesse sensazioni che hai provato tu prima e che speriamo riescano a provare anche quelle che tu provi oggi. Ti ringraziamo. Sono io che ringrazio voi. Grazie. Sono io che ringrazio voi. Un saluto. Grazie.